Sei un cosplayer? Vuoi fare la gara cosplay? Non sai bene come funziona? Perfetto, questo qui è il video giusto che fa il caso tuo. In questo episodio di Robe da cosplayer parlerò proprio di questo, ma prima sigla! Ciao, io sono Yamili, adoro gli anime manga, disegnare in stile giapponese e faccio cosplay da circa 10 anni. In questi anni ho partecipato a molte gare, perciò credo di averne un pochino l'esperienza. Perciò ti racconterò un po' come funzionano le gare. Ma iniziamo subito con l'ABC delle gare. Quando tu vuoi partecipare a una gara, devi giustamente leggere il regolamento che troverai nell'evento della gara, dove ti spiegheranno tutte le cose varie. Le cose più importanti sono la tempistica, perché a seconda di che cosa porti può variare. Se sei da sola potrebbe essere 1 minuto, come 1 minuto e 30, se sei in coppia circa 2 e in un gruppo sono un po' più di minuti. Importante è munirsi e portarsi sempre dietro una USB con dentro la musica già pronta. La puoi scaricare da vari siti, la puoi editare con vari programmi. Io programmi gratuiti non saprei quali consigliarti, ma su internet esiste vari tutorial di vari programmi, perché io uso uno a pagamento da sempre. Così puoi crearti la traccia sul tempo che ti serve, perché se non lo fai potresti essere penalizzato, perché la traccia continua e tu non te ne accorgi perché non hai dato una tempistica precisa alla traccia. Poi è importantissimo portarsi un'immagine. Puoi stamparla tu se c'hai una stampante a casa, o puoi prendere la chiavetta, mettere l'immagine sopra e andartela a far stampare una copisteria. È importante perché i giudici valutano il personaggio guardando un'immagine di quest'ultimo, confrontandola col cosplay che tu porti. Prima di fare una gara ti consiglio di fare delle prove. Non serve fare chissà che cosa, ma l'importante è poter fare delle prove, perciò capire che cosa vuoi fare sul palco. Io quando preparo una traccia la preparo e poi in settimana prima della gara faccio varie prove per capire esattamente come stare nelle tempistiche e così via, no? E capire quante manovre posso fare a seconda di che cosplay porto e farmi un'idea di quello che vorrei fare, no? Poi le gare possono essere anche di vari tipi, per quella competitiva, quella non competitiva, la sfilata, quelle tematiche, magari c'è una variano, cioè può esserci quella solo sui supereroi, quella delle principesse Disney, così via. Ci sono tante cose. La gara, come capirai, ha dei giurati. I giurati tengono conto di molte cose, del cosplay, dell'interpretazione della persona, di che cosa fai sul palco, perché una scenetta, se la fai bene può darti dei punti, ma se la fai male può farti vedere male, cioè, perciò stai molto attento a cosa vuoi fare, perché certe volte forse salire, fare solo la sfilata è meglio che una scenetta fatta con titubanza, vai lì e poi ti blocchi. No, non va bene, cioè tu se vai lì e ti capita qualcosa, vai avanti, è come un po' il teatro, lo spettacolo deve continuare.
Ma per dire, è capitata una volta che sono stata sul palco e mentre facevo l'esibizione mi si è rotta la frusta di Lucy e io ho continuato imperterrita. Sì, ci sono rimasta male in quel secondo, ma ho cercato di non pensarci, perché se no uno, il giudice, se ne accorge, no? E non va bene. Nelle gare grosse si usa anche molto la scenografia. Anche in quelle italiane si può usare se si vuole. Si deve avere almeno qualcuno che ti aiuti a portarla dentro e poi varia anche a che cosa vuoi fare. A me sarebbe sempre piaciuto fare qualcosa con una scenografia, ma essendo che ci vado quasi sempre in treno non ho potuto mai fare qualcosa di così estroso, no? Perciò ho sempre dovuto valutare una scenetta che potesse andare bene con quello che potevo fare, perciò usando, che so, il peluche se era un personaggio che aveva un peluche, l'arma se era un personaggio che aveva l'arma, seguire molto cosa fa il personaggio. Sul palco vuoi fare varie cose, puoi fare, come ti ho detto, la scenetta da solo, in singolo, in gruppo, se trovi qualcuno che vuole fare gruppo con te. Può essere un gruppo piccolo, perciò un duo, un trio, o anche un gruppone grosso, magari trovi che fanno il gruppo di una serie grossa che ha tanti personaggi da riempire e tu ti proponi e magari anche una parte piccola ma che il compenso è ottima. Puoi fare un balletto, però lì ti dico fallo se te la senti, perché se poi arrivi sul palco e ti blocchi non va bene. Cioè, perciò fai tante prove e fallo solo se te la senti seriamente. Come già detto, in gara puoi fare varie cose, però è importante fare cose coerenti col personaggio che porti. Perciò se tu porti, facciamo un esempio buttato, Goku di Dragon Ball, non puoi presentarti in gara facendo un balletto perché non ha attinenza, no? E perciò poi ti creeresti un danno perché ti darebbero dei punti o non ti capirebbero e allora finiresti col arrabbiato, cioè nel senso hai fatto la gara ma non è che se l'hai fatta perché volevi solo divertirti, bravissimo o bravissima, ma se poi sei arrabbiato perché non hai vinto non va bene. Sì, io ho fatto tante gare, all'inizio me la prendevo anche un pochino perché facevo del mio meglio e niente, non vincevo, ma poi col tempo ti rendi conto che c'è anche altre persone che fanno tanto bene anche loro e che c'è anche chi sì, non ti sembra giusto, però magari l'hanno capito di più che quello che hai fatto tu. Perciò la cosa importante è non prendersela. Io in questi anni ho vinto qualcosina, non tantissimo, però è meglio di niente. E questo è tutto. Se avete delle domande specifiche scrivetemele pure nei commenti, che a me fa sempre piacere. Non so se sono stata precisa o adatta, anche perché, per dire, io non ho mai riuscito a fare il giurato, nessuno mi ha mai voluto. Se qualcuno che fa le gare cosplay vede questo video e ha voglia di far partecipare me come giurato, io sono sempre qui e sono disponibile nelle zone nord. E niente, ora lasciate un bel like, se non lo siete iscrivetevi al canale e alla prossima, bye bye.